Benvenuto in Esercitati con l'italiano attraverso le storie. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Tanto tempo fa c'era un re conosciuto in tutto il regno per la sua saggezza. Nulla gli era nascosto e sembrava che potesse sentire anche le cose più segrete. Ma aveva un'abitudine strana. Ogni giorno, dopo cena, quando la tavola era sparecchiata e non c'era nessun altro in giro, un servitore fidato gli portava un altro piatto. Questo piatto era coperto e nemmeno il servitore sapeva cosa ci fosse dentro. Il re non toglieva mai il coperchio per mangiare fino a quando non era completamente solo. Questo andò avanti per molto tempo, finché un giorno il servitore, mentre portava via il piatto, diventò così curioso che non poté resistere e portò il piatto nella sua stanza. Dopo aver chiuso la porta con attenzione, sollevò il coperchio e vide un serpente bianco disteso sul piatto. Non riuscendo a resistere, tagliò un piccolo pezzo del serpente e lo mise in bocca. Appena toccò la sua lingua, sentì un sussurro strano di piccole voci fuori dalla finestra. Si avvicinò per ascoltare e si rese conto che erano i passeri che chiacchieravano, raccontando storie su tutte le cose che avevano visto nei campi e nei boschi. Mangiare il serpente gli aveva dato la capacità di comprendere il linguaggio degli animali. Nello stesso giorno, la regina perse il suo anello più bello e i sospetti caddero sul servitore fidato, che poteva andare ovunque. Il re ordinò che il servitore fosse portato davanti a lui e lo avvertì con rabbia che, a meno che non riuscisse a trovare il ladro entro il giorno successivo, sarebbe stato considerato colpevole e giustiziato. Nonostante insistesse di essere innocente, fu scacciato senza alcun aiuto. Nella sua preoccupazione e paura, scese nel cortile e pensò a come salvarsi. Nelle vicinanze, alcune anatre si stavano riposando vicino a un ruscello e mentre si sistemavano le piume con il becco, stavano avendo una conversazione privata. Il servitore ascoltò attentamente. Parlavano di tutti i posti in cui erano andate a passeggiare quella mattina e del buon cibo che avevano trovato. Un'anatra disse tristemente: «Sento qualcosa di pesante nello stomaco. Ho ingoiato accidentalmente un anello che era sotto la finestra della regina». Il servitore la prese rapidamente per il collo. La portò in cucina e disse al cuoco: «Ecco un'anatra. Per favore, uccidila». Il cuoco acconsentì, dicendo: «Ha lavorato duramente per ingrassarsi e ha aspettato abbastanza a lungo per essere arrosto». Così le mozzò la testa e, mentre la preparavano, trovarono l'anello della regina dentro di lei. Ora il servitore poteva facilmente dimostrare la sua innocenza. Il re, desideroso di riparare all'errore, gli permise di chiedere un favore e gli promise una posizione elevata alla corte. Il servitore rifiutò tutto e chiese solo un cavallo e del denaro per viaggiare, perché voleva vedere il mondo. Una volta soddisfatta la sua richiesta, partì e un giorno arrivò a uno stagno dove vide 3 pesci intrappolati nei giunchi, ansimanti per l'aria. Anche se si dice che i pesci non possano parlare, li sentì lamentarsi di voler morire lì. Essendo di buon cuore, scese dal suo cavallo e rimise i 3 pesci nell'acqua. Essi saltarono di gioia, spuntarono le teste e esclamarono: «Ci ricorderemo di te e ti ripagheremo per averci salvati». Proseguì il suo cammino e presto pensò di sentire voci nella sabbia ai suoi piedi. Ascoltò e sentì un re formica lamentarsi, perché le persone, con i loro pesanti animali, non possono stare lontane da noi. Quel stupido cavallo, con i suoi grandi zoccoli, ha calpestato il mio popolo senza pietà. Così prese un sentiero secondario e il re formica urlò: «Ci ricorderemo di te. Una buona azione merita un'altra». Il sentiero lo portò in una foresta
dove vide 2 vecchi corvi scacciare i loro piccoli dal nido. Andate via, creature pigre. Non riusciamo più a trovare cibo per voi. Siete abbastanza grandi per prendervi cura di voi stessi. Ma i poveri giovani corvi giacevano a terra, battendo le ali e piangendo. Oh, siamo impotenti. Dobbiamo cavarcela da soli, ma non possiamo volare. Cosa possiamo fare se non giacere qui e morire di fame? Il giovane gentile smontò e uccise il suo cavallo con la spada, dandolo ai corvi come cibo. Essi si avvicinarono, soddisfecero la loro fame e dissero: «Ci ricorderemo di te, una buona azione merita un'altra». Ora doveva camminare con le proprie gambe e, dopo molto tempo, raggiunse una grande città. C'era molto rumore e gente per le strade, e un uomo arrivò a cavallo, gridando: «La figlia del re cerca un marito. Chiunque voglia sposarla deve completare un compito difficile, altrimenti perderà la vita». Molti avevano provato e fallito, ma quando il giovane vide la figlia del re, fu così colpito dalla sua bellezza che dimenticò ogni pericolo. Si presentò davanti al re e dichiarò il suo desiderio di sposarla. Fu portato al mare, dove un anello d'oro fu gettato in acqua davanti a lui. Il re ordinò di recuperare l'anello dal fondo del mare, aggiungendo: «Se risali senza di esso, verrai gettato di nuovo fino a negare». Tutti provarono pena per il bel giovane e lo lasciarono solo sulla riva. Lì si fermò, pensando a cosa fare, quando improvvisamente vide 3 pesci nuotare verso di lui. Erano gli stessi pesci le cui vite aveva salvato. Il pesce di mezzo teneva in bocca un'ostrica che depose ai suoi piedi. Quando la aprì, trovò dentro l'anello d'oro. Pieno di gioia, lo portò al re, aspettandosi di ricevere la ricompensa promessagli. Ma quando la orgogliosa principessa vide che non era di nobile nascita, lo disdegnò e insistette che dovesse completare un altro compito prima. Andò nel giardino e sparse 10 sacchi di semi di miglio sull'erba con le proprie mani, dicendo: «Domani mattina prima dell'alba devi raccoglierli tutti, e non deve mancare neanche un granello». Il giovane si sedette nel giardino, cercando di pensare a come completare il compito, ma non riuscì a trovare un piano. Rimase lì triste, aspettando l'alba, quando sarebbe stato condotto alla morte. Ma non appena il sole sorse, vide tutti e 10 i sacchi in piedi uno accanto all'altro, completamente pieni, senza neanche un granello mancante. Il re formica era venuto durante la notte con migliaia di formiche e avevano lavorato duramente per raccogliere tutti i semi di miglio nei sacchi. Presto la figlia del re arrivò nel giardino e rimase sorpresa nel vedere che il giovane aveva completato il compito. Tuttavia, il suo cuore orgoglioso non le permetteva ancora di accettarlo, e disse: «Anche se ha svolto entrambi i compiti, non sarà mio marito fino a quando non mi porterà una mela dall'albero della vita». Il giovane non sapeva dove si trovasse l'albero della vita, ma partì, determinato a trovarlo, anche se aveva poche speranze. Dopo aver vagato attraverso 3 regni, una sera arrivò in una foresta e si sdraiò sotto un albero per dormire. Improvvisamente sentì fruscii tra i rami e una mela d'oro cadde nella sua mano. Allo stesso tempo 3 corvi volarono giù verso di lui, atterrando sul suo ginocchio, e dissero: «Siamo i 3 giovani corvi che hai salvato dalla fame. Ora che siamo cresciuti, siamo volati fino alla fine del mondo, dove si trova l'albero della vita, e ti abbiamo portato questa mela». Esuberante, il giovane tornò a casa e portò la mela d'oro alla bella figlia del re, che non aveva più scuse. Tagliarono la mela d'oro a metà e la mangiarono insieme, e il suo cuore si riempì d'amore per lui. Vissero felici insieme per molti anni. Ottimo lavoro!
Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.